Comincio da qui e cosa vuol dire essere parte di un gruppo di citizen science e utilizziamo questo termine appunto in questo modo. Allora, un'altra cosa che io voglio dire di me, mi sono sempre occupata di storia naturale, fin da quando ero piccola per divertimento, poi ho studiato e soprattutto mi sono trovata all'Università di Parma dove lavoravano dei personaggi nell'etologia e nell'ecologia di valore nazionale. Quindi sono una persona fortunata, mi ritengo molto fortunata perché ho avuto dei buoni maestri. Ecco, credo molto nell'imprinting, cioè l'imprinting che nelle specie animali fa sì che i piccoli imparino presto dai genitori a fare quello che devono fare. Ecco, io ho avuto questa fortuna di avere un buon imprinting e siccome il mio professore di riferimento era un ornitologo, il grande Sergio Frugis, che ha portato l'ornitologia, diciamo, a un livello di comunicazione generale nel nostro paese, ecco che mi sono ritrovata, fin del percorso, diciamo, dei miei studi, ad occuparmi di uccelli. E allora vi voglio dire che se questo termine viene usato per la prima volta nell'89 negli Stati Uniti, proprio a proposito di censimenti organizzata dalla società Audubon per i censimenti ornitici, l'esperienza che ha coinvolto da sempre gli ornitologi è un'esperienza che è molto, si è fatta largo, soprattutto grazie a un'attività fortissima del mondo del volontariato. Questo anche negli altri paesi europei, per esempio io ho scritto il BTO, il British Trust of Ornithology in Gran Bretagna e tanti altri. E quindi faccio questo esempio proprio per portarvi ad una cosa importantissima e spiegarvi attraverso questi esempi quali sono i nodi cruciali di questa attività di comunicazione e di alleanza tra il mondo degli specialisti e il mondo del volontariato, che può essere, tra virgolette, fatto anche di specialisti, magari appunto non professionisti, ma assolutamente molto competenti e molto capaci di costruire relazioni molto proficue proprio per la conoscenza della biodiversità e per la tutela. Ecco, vi voglio dire, faccio questo esempio, per esempio appunto che è il censimento degli uccelli svernanti. Gli uccelli, voi sapete, molte delle specie migrano, alcune migrano e vengono da noi in periodo riproduttivo, poi passano il periodo invernale in Africa, ma ci sono alcune specie, come molti anatidi, molti caradriformi, cioè uccelli acquatici, che vengono magari dal nord Europa e dove si riproducono e vengono a passare l'inverno alle nostre latitudini. Però in tutta Europa questo fenomeno c'è sempre un sud rispetto a un nord e quindi vedete questa cartina, i siti dove si vede l'Europa con tutti questi puntini neri dove sono importanti per monitorarli perché c'è una concentrazione di uccelli acquatici molto elevata. Ed ecco che allora questo censimento che si fa tutti gli anni in contemporanea nella seconda decade di gennaio è un fatto straordinario perché sono, diciamo, questi censimenti coordinati da questo International Water Bird Census e si conteggiano nell'arco praticamente di pochi giorni ovunque in tutti i siti non solo le specie presenti, ma il numero di esemplari. Voi potete immaginarvi che un lavoro di questo tipo comporta veramente una quantità di operatori enorme. Questi operatori sono coordinati a livello provinciale in Italia, a livello regionale da associazioni ornitologiche e poi a livello nazionale dall'ISPRA. Le immagini che ho riprodotto qua sotto sono le copertine appunto dei risultati di questi censimenti che ISPRA pubblica e è riconosciuto proprio il ruolo assolutamente prioritario di tutti questi partecipanti che sono segnalati e ricevono un feedback sulle cose che fanno. Vi ho detto tutte queste cose perché voglio proprio puntualizzare questi elementi anche con questa seconda immagine. Questo rilevare il numero di uccelli svernanti è un'attività sicuramente non semplice perché i partecipanti devono essere addestrati nel riconoscimento a distanza di esemplari
che si involano rapidamente, che attraversano con gli stormi in cielo, per cui bisogna saperli contare, guardate le figurine, in modo da capire e da stimare correttamente i numeri. Oppure sono posati nell'acqua, sull'acqua, ma molto spesso il perimetro delle zone umide è fatto di insenature, di piccole penisole, tutte quante, quindi il lavoro deve essere fatto molto bene. Quindi con questo cosa voglio dire? Voglio dire che ci devono essere delle persone più capaci che devono mettere la loro competenza al servizio di quelli che stanno imparando. E funziona il citizen science se questa cosa accade in modalità positiva, perché bisogna avvicinare le persone, non far sentire, tra virgolette, la superiorità di chi è più competente. Certo, chi è più competente, molto spesso io faccio l'esempio, non è che è perché è più bravo, è semplicemente che magari frequenta la quinta elementare e parla ai bambini di primo o di seconda elementare. Quindi ha più anni davanti di esperienza, di osservazione, di attività e tutto quanto, e quindi deve con pazienza innescare in quelli più, diciamo, neofiti, dei neofiti, giusti e corretti comportamenti, quindi ci vuole un addestramento e questa è una responsabilità di quelli che devono, tra virgolette, aggregare le persone. E poi ovviamente ci vuole molta forza, molta collaborazione, quindi bisogna tenersi vicino alle persone, diciamo in qualche modo sostenere la loro collaborazione anche proprio premiandole con attività che possono essere gratificanti e anche quindi utilizzare i loro dati con una sorta di controllo e di validazione che per mantenere una responsabilità rispetto alla, diciamo, all'apporto di informazioni che vengono date. Ecco, dico tutto questo perché ripeto ancora una volta che attraverso un'attività come questa che viene avanti da, io ero all'università, mi sono laureata nel 1980, quindi questa, nonostante che questo termine sia così recente, in realtà si faceva già da tanto tempo questo lavoro di alleanza molto stretta. Ecco, ma che cosa conta anche in tutta questa storia? Conta che tutti questi dati, presi per il verso giusto, vengono poi validati da un ente come l'ISPRA, che a sua volta li trasmette ad un ente europeo di coordinamento e così si pubblicano dei repertori che ci hanno permesso di capire la consistenza numerica di questi svernamenti, le aree di maggiore interesse e di vedere i trend delle popolazioni, perché alcune popolazioni anno dopo anno le abbiamo viste diminuire drasticamente e questo ha comportato un importantissimo risultato anche dal punto di vista della gestione faunistica, perché è stato possibile in alcuni casi, per esempio, ridurre il calendario venatorio e quindi limitare la caccia al 31 gennaio di alcune specie che già si muovono per riprodursi e anche di evitare alcune specie, diciamo, di interesse conservazionistico che possono essere oggetto di caccia. Quindi nel citizen science gli elementi fondamentali sono l'alleanza tra, chiamiamoli cittadini, perché questo è il termine che viene utilizzato, volontari, collaboratori a vario livello, anche come vi ho detto all'inizio molto competenti molte volte perché ci sono moltissimi campi in cui i competenti sono molto spesso non professionisti, nel senso di impegnati in lavori di questo, cioè diciamo in qualche modo pagati per questa cosa, ma l'altro aspetto molto importante è che queste cose si realizzano con la collaborazione di tutti, deve essere riconosciuto l'apporto e quindi con un feedback a tutti quelli che partecipano e le motivazioni individuali che possono portare a questa collaborazione possono essere più diverse, ma alla fine il processo di citizen science ha delle intenzioni che sono quelle di portare le persone ad avere una maggiore consapevolezza,
una maggiore attenzione e quindi anche progredire rispetto alla conoscenza ambientale e anche ottenere dei risultati originali che possono essere utilizzati proprio per prendere anche delle decisioni. E quindi è un processo veramente molto importante. Un altro che vi porto perché è stato dato alla ribalta l'anno scorso è il monitoraggio del frattino, questo piccolo tramponiere che nidifica delle spiagge laddove ancora rimangono aree minimamente, diciamo, naturali. Pensate al litorale romagnolo o anche ad altri litorali, ma anche la stessa di Sardegna stesse. Ecco che sono entrati in gioco questi volontari che, oltre che a fare i censimenti delle coppie riproduttive, che è una specie in forte decremento proprio perché viene a mancare l'habitat adatto e c'è una forte interferenza con l'uso delle spiagge, perché durante il periodo estivo sappiamo che cosa sono le nostre coste, ecco che associazioni come in questo caso, questa è la pagina del notiziario dell'Associazione Ornitologica dell'Emilia Romagna, che verrà pubblicato sulla prossima rivista, sempre fatta da volontari, che è Picus, dove diverse associazioni ornitologiche come quella del Piemonte, della Lombardia, della Toscana, dell'Emilia, della Campania, sono tutte unite insieme per, diciamo, far conoscere queste attività che vengono svolte sul campo. Ecco, in questo, vedete questo piccolo frattino dove c'è scritto emergenza, ecco questi pulli purtroppo vengono, a volte subiscono degli impatti notevoli perché nelle spiagge durante il periodo non prettamente estivo spesso le persone vanno con i cani che disturbano queste nidificazioni a terra in mezzo alla sabbia, oppure addirittura ci sono le macchine che puliscono la spiaggia al mattino, per cui vi potete immaginare che cosa succede. Ecco, questo tipo di collaborazione con i volontari, qui vedete una signora che da anni si batte per controllare questi nidi. In alcuni casi sono state messe queste retine di protezione, oppure vengono, queste immagini sulla sinistra sono tutte prese dal web, queste immagini, e ritraggono proprio una delimitazione di un'area di nidificazione in Sardegna. Ecco, sono immagini che io utilizzo per documentare ciò che avviene, perché la cosa importante di queste iniziative di citizen science è che devono essere alla fine rese pubbliche, rese accessibili a tutti, e quindi possiamo veramente attraverso queste immagini vedere quello che si può fare. E quindi è diventato una celebrità questo frattino perché un'associazione come appunto gli ornitologi dell'Emilia Romagna ed altri si sono messi insieme proprio per evitare che avvenimenti o eventi musicali di grande portata, come era stato il tour di Giovanotti, confliggessero per, diciamo, ancora ridurre gli spazi a disposizione di queste piccole aree di nidificazioni così tanto compromesse. Ecco, il termine citizen science. Il termine citizen science è, come lo dice, la scienza, diciamo, dei cittadini, e sono un complesso di attività, progetti, ricerche condotti tutto in parte da scienziati dilettanti o non professionisti. Qui vi ho messo l'agenda 2030 con tutti questi diciamo 18 focus. Ecco, moltissime delle cose che si fanno con questi progetti possono essere utilizzati proprio come mosse utili per perseguire molte di queste finalità. E oggi si cerca proprio diciamo di trovare risorse sia attraverso ad esempio quelle che sono i campi di educazione che sono portati avanti dalle ARPA regionali, che normalmente hanno piani e programmi per finanziare attività, chiamiamoli in favore della sostenibilità. E quindi i progetti, quando si fanno, che comportano diciamo necessariamente alcune spese per il coordinamento, per l'organizzazione, per gli spostamenti, per attrezzatura, ecco che ci possono essere, e bisogna un po' saperci guardare,
risorse che possono aiutare a svolgere queste attività che non sono, diciamo, quasi mai pagate come prestazioni professionali, ma che occorre ed è necessario che vengano realizzate con tutto il sostegno dovuto per far sì che si possa veramente arrivare a realizzazioni utili. Ecco, quali possono essere questi attori? Sono i cittadini, diciamo in generale, che aderiscono a proposte di collaborazione progettate. Ecco, la cosa importante è che ci devono essere sotto dei progetti. Non è una cosa che si fa così, cioè si possono fare anche degli una tantum, ma il concetto importante è che le persone, diciamo, sono in qualche modo così prestano la loro attività più volentieri se si sentono utili, se si sentono in qualche modo coinvolte positivamente e se l'attività non è una simulazione fine a se stessa ma è proprio vera, autentica. Ed è per questo che molto diciamo della valore di un progetto parte proprio dalla progettazione che può essere per attività di livello semplicissimo o anche molto complesso. Quindi è necessario un training informativo per l'obiettivo che si vuole raggiungere. E altro aspetto è che i collaboratori che si reclutano in queste azioni possono, tra virgolette, a seconda dei progetti, intervenire in fasi differenti, perché può esserci un'attività che li coinvolge nella raccolta di dati sul campo, nella diciamo, sistematizzazione dei dati raccolti, nella comunicazione e nella diffusione degli stessi. Ecco, il fatto che ci sia un controllore di questo lavoro è importantissimo, proprio perché è necessario che l'esperienza di chi per professione diciamo, fa una produzione scientifica si rivolga alle persone che stanno apprendendo diciamo, queste competenze e condividano proprio la esatta, diciamo, la qualità del prodotto fornito. Ecco, la cosa importante che ancora vi ho detto è che normalmente per, diciamo, dare valore proprio a questo citizen science, i dati che alla fine vengono realizzati devono essere disponibili su interfacce, per esempio online, in formati accessibili, perché sono un patrimonio di una scienza più democratica. Non c'è più, diciamo, la pubblicazione delle persone gelose dei loro dati che alla fine fanno a gara per chi pubblica di più, per chi fa... In questo caso veramente ha un beneficio anche per l'area scientifica, perché oggi ci si rende veramente conto che non si può fare tutto da soli, che andare sul campo occorre molto tempo, occorre soprattutto per i dati naturalistici avere avanti non solo la possibilità di poter impiegare il tempo dovuto e necessario, ma anche la perlustrazione, soprattutto per le specie rare, è una perlustrazione che ha un investimento di energie notevolissimo. Ecco, e quindi il feedback che si dà agli operatori è molto importante. Allora, io qui ho segnato quelli che sono stati considerati 10 principi del citizen science, proprio per focalizzarli e quindi metterveli in chiaro per poter bene, diciamo, individuare gli elementi che ci possono essere. Scusate. Allora, i progetti di citizen science coinvolgono in attività scientifiche che generano nuove conoscenze o nuova comprensione. La cosa importante è che il progetto generi qualcosa di autentico e possono produrre risultati originali. Se si fa per esempio una ricerca, come stanno facendo in Emilia-Romagna, ho visto in quasi tutte le province, adesso stanno facendo la flora dei binari, delle stazioni di città, la flora ruderale, la flora dei pozzi. Ecco, queste cose sono state portate avanti già da moltissimo tempo. La regione Emilia-Romagna devo dire che è stata proprio molto all'avanguardia. Per esempio,
ha realizzato l'Atlante regionale della flora protetta, siccome ha fatto una legge regionale alla fine degli anni 70 in cui aveva elencato le specie di interesse conservazionistico regionale, negli anni, attraverso un grande valore di lungo e largo, per poter battezzare le stazioni di presenza di queste specie rare. Battezzandole nel corso del tempo si sono viste alcune specie che sono diventate ormai praticamente, se non scomparse, rarissime, mentre altre hanno molto ampliato la loro area di presenza. Confrontando i dati si possono stabilire delle informazioni di grande interesse. Ecco, e quindi sono evidenti i vantaggi della collaborazione tra professionisti e cittadini. Poi le persone possono essere, come vi ho già detto, coinvolte in varie fasi. Le persone devono ricevere un feedback del loro operato, perché è molto importante far prendere atto che il loro operato si inserisce proprio come se fosse una tripletta di basi dentro il DNA di un lavoro magari molto complesso. Ecco, e alla fine questo citizen science fatto con queste regole è una metodologia scientifica, al pari di altre che vengono utilizzate nelle ricerche di laboratorio, nelle ricerche di etologia e tutto il resto. È più democratica perché, come vi dicevo, la sorgente delle informazioni è ampia e quindi può essere anche su basi statistiche, può essere concretamente molto significativa. I dati sono disponibili, viene riconosciuto il risultato, ma nei progetti di citizen science si dà anche molto interesse all'ampiezza del coinvolgimento. Voglio dire, è chiaro che se ci sono 3 bravissimi botanici che vanno in giro tutto il rilevamento della provincia, se lo fanno loro, benissimo, ma se anziché essere 3 sono 30, questa ampiezza di coinvolgimento è anche questo un'espressione della capacità di suggerire attenzione ai temi della conservazione. Ecco, i responsabili dei progetti devono facilitare e sostenere le varie fasi operative, in particolare la partenza, perché la partenza di un progetto deve essere una partenza, come vi ho detto prima, con un obiettivo chiaro, un obiettivo fattibile, un obiettivo che deve essere consegnato ai collaboratori con tutte le istruzioni del caso. Dopodiché entriamo nel merito di un altro aspetto che mi piace molto, e com'è che si diventa un cittadino per la scienza. L'osservazione naturalistica in alcune persone è proprio, non so come dire, qualcosa di innato, non so, oppure che fin da piccoli hai un particolare contagio. Qui vi ho messo una foto in bianco e nero del grandissimo Edward Wilson, che è morto da poco tempo, mentre da giovane con un rettino probabilmente fatto da lui cercava di catturare un po' di insetti per riconoscerli. È diventato uno dei più grandi studiosi mondiali, ha studiato per 70 anni le formiche, ha scritto dei libri meravigliosi, coniando anche il termine biofilia, che è un termine molto interessante perché diciamo, fa emergere la naturale propensione delle persone di avere un senso di benessere in natura, di comprendendone anche il funzionamento. Ha scritto questo altro libro, me ne ha scritti talmente tanti, in cui spiega di se stesso come è diventato così un bravo ricercatore, perché la passione l'ha sempre animato. Ecco, questa passione giovanile può veramente essere un imprinting straordinario. Se poi si incontrano dei buoni maestri, ecco che tante persone possono diventare veramente molto in gamba. Ma vi ho messo anche un altro personaggio di cui avete sentito parlare anche recentemente, David Attenborough, che è stato un grandissimo collaboratore della BBC, che ha fatto filmati sulle specie più strane, dal varano di Komodo alle specie proprio della foresta tropicale e tutto il resto. Lui ha chiaramente scritto anche su
questo ultimo suo testo che vi consiglio di leggere, che è molto molto bello, perché fa come una specie di excursus. Io dice, ho avuto la fortuna di vedere dei luoghi incontaminati delle bestie, e l'ho avuta perché ho un sacco d'anni, lui oggi ha più di 90 anni, ma non so se voi le potrete vedere altrettanto. Quindi io vi racconto che questa vita è meravigliosa. Io, prima di fare, lui dice, l'operatore, diciamo, di realizzare film per la BBC, non avevo nessun interesse per il mondo naturalistico. Mi sono appassionato entrando nel merito. Ecco, questo credo che sia una chiave importantissima. Molti oggi hanno veramente un deficit di natura, soprattutto chi è nato in ambiente urbano, molti bambini oggi, oppure chi ha vissuto, che vive esclusivamente in posti molto antropizzati. Per fortuna la vostra isola è meravigliosamente ricca di ambienti naturali. Ecco che questo deficit di conoscenze, di interesse rende più arida questa attenzione, e quindi questa scarsa consapevolezza è una cosa terribile, perché molto spesso le persone non riescono più a capire, a distinguere le cause dagli effetti, per esempio per gli aspetti dei disastri ambientali. Se un fiume esonda è colpa del fiume, dell'acqua, dei cambiamenti climatici, e non è colpa di chi ha ristretto l'alveo molto di più di quello che sarebbe naturale per un corso d'acqua. Quindi ecco che il valore di attivare sensibilità nelle persone, proprio a partire anche dalle persone che mostrano anche meno interesse, lo dico chiaramente, a questa sollecitazione profonda nel cercare del saperne di più, così come dice proprio questo ciclo che Anna Lacci ha voluto dedicare a questi incontri, per imparare a vedere. Il saper vedere è la chiave che ci rende più liberi. Apprendere ancora, come dice Attenborough a 90 anni, o come dico io di me che ho quasi 70 anni, è una motivazione profondissima. Quando imparo, per esempio con il mio amico Leonardo Fornicioni, che adesso poi vi farò sentire perché è straordinario, io imparo da lui delle cose straordinarie. Forse io qualcosa ho insegnato a lui, però la cosa proprio bella è che possiamo veramente continuare a imparare e fare insieme delle cose per avere dei risultati, dà una grande soddisfazione. Allora qui ci sono io che faccio, per esempio, delle cose molto semplici per gli adulti, perché tutti sanno che i bambini imparano con grandissima facilità, gli adulti sono un po' più resistenti. Questi sono progetti che faccio con l'Università Popolare oppure con i CRAL aziendali, porto le persone in giro, qui siamo in un torrentello alla prima periferia di Parma, e a queste signore, quando facciamo questa passeggiata, do un compito, perché dobbiamo trovare qualcosa. Cioè andiamo a fare la passeggiata, siamo diciamo in qualche modo molto suggestionati, non pensavamo che proprio attorno a Parma ci fossero delle cose così, e quindi do qualche compito, per esempio di trovare alcune foglie, gli alberi che hanno queste foglie. Ecco, questo allenamento le allena al saper vedere. Ecco, proprio la natura come un laboratorio per colmare questo deficit. Oppure quando scrivo, anche qui, imparare a descrivere le forme. Quando uno mi dice ho visto un bruco verde, sì, ciao, i bruchi verdi ce ne possono essere di tutti i tipi. Quindi faccio un po' di lezioni in classe online, a seconda che purtroppo le restrizioni della pandemia ci permettono di poter avere queste relazioni, andiamo fuori, facciamo queste esplorazioni, mettiamo nero su bianco quello che troviamo e le persone imparano. Ho costruito una specie di chat online che si chiama Fauna Pop, Fauna Popolare, e le persone scrivono, mi mandano magari perché hanno ascoltato un canto nel giardino, che cosa può essere, allora ecco, e si crea una community, e poi poco alla volta, quando le persone sono un po' addestrate, proviamo a creare delle piccole iniziative per, che ne so, fare il censimento degli uccelli del Parco Ducale, che è il parco centrale della città di Parma. Ecco,
Quindi favorire il cimentarsi delle persone è il primo livello. Far scoprire anche quello che a prima vista non si vede, quindi utilizzare la scala della visuale, diciamo, quella che ci è nota, oppure guardare da vicino con una lente. Vedete qui, ad esempio, ho messo su questa Orchis coriofora, c'è un bel ragno che ha l'addome praticamente dello stesso colore del labello di questa orchidea. Oppure faccio vedere queste immagini e qui si vede molto bene che c'è un lichene, qui c'è una corteccia, ma in realtà se guardate a destra questa è una falena e questa è un'altra falena. E qui metto un raffronto, perché per imparare a prendere bene i dati, se non c'è la maestra, la guida che delle volte ti dice cosa fare, devi imparare a pensare che devi dare un'informazione a uno che non è lì con te e quindi deve sapere quanto è grande, in che ambiente si trova, che giornata era. Ecco, la cosa importante è proprio cimentarsi è il primo livello. Per esempio, questa è un'altra cosetta che abbiamo fatto, sono delle piccole aree verdi dentro sempre la città di Parma, dove siamo andati a censire le specie di interesse conservazionistico. Questo è un tulipano selvatico, che è un tulipano raro, anche nella campagna, perché purtroppo le monoculture, e quindi siamo andati a vedere e abbiamo scoperto che ci sono delle piccole orchidee che crescono in posti che fortunatamente non sono stati dissodati, riempiti di rifiuti o roba di questo tipo, e quindi conviviamo con delle isole di valore dentro un tessuto urbano. Adesso, proprio di questi giorni, ho proposto una collaborazione con l'Orto Botanico per fare un progetto di citizen science e affidare sia alle scuole che ai cittadini una ricognizione delle specie ruderali, delle specie sinantropiche che sono riuscite a rimanere anche in lembi molto piccoli. Ecco, poi ovviamente tutto ciò che osservo e che annoto insegno a trarre più informazioni possibili da quello che vedo. Sotto, per esempio, c'è un canale di un fontanile. I fontanili sapete che sono delle risorgive d'acqua che si formano al passaggio tra l'alta pianura e la bassa pianura da un cambio di litologia. Laddove ci sono suoli impermeabili di argilla, l'acqua che è filtrata attraverso le ghiaie esce ed è un'acqua che è presente in queste polle, in questi canali, con una temperatura costante sui 13 gradi tutto l'anno, proprio perché è un'acqua di profondità. Se io percorro questo canale che è a Viarolo, dove ci sono i fontanili di Viarolo, a un certo punto mi sono accorta che c'erano degli scarichi. Ecco che con i cittadini abbiamo discusso di come poter fare per andare a risalire dove poteva essersi originato lo scarico, fare una segnalazione ai carabinieri forestali e così anche incidere direttamente proprio sulla qualità della vita di questi posti. Questo invece è una bella attività che è stata fatta con gli studenti del liceo scientifico. Questa è la Casa della Musica, dove vedete questi pallini rossi, sono tutte buche occupate da rondoni. I rondoni è una specie straordinaria, non è un passeriforme, è un uccello che vive praticamente in volo, dorme con metà cervello. Quando esce dal nido il primo anno sta 2 anni di volo in fila, 2 anni in fila, e ritorna per vedere come si fa a nidificare, ma si riproduce poi l'anno successivo. Ecco, grazie alla collaborazione di un docente del liceo Ulivi è stato fatta questa pubblicazione che vedete, Edifici Viventi, dove gli studenti hanno praticamente contato, fatto tutto questo lavoro e stanno pubblicando questa esperienza. Vedete che il giornale ha pubblicato proprio, ha narrato tutto l'intervento fatto dalla classe. Un altro aspetto molto molto interessante, questo riguarda l'esperienza che ho avuto nel passato, mi sono occupata anche di musei scientifici e molti musei sono nati proprio grazie al fatto che le persone guardano, vedono, raccolgono, portano, classificano e alla fine molti musei di storia naturale hanno proprio la collaborazione dei volontari come una parte di sostentamento enorme.
Ecco, qui sono dei materiali organizzati dal professor Davide Persico, che ha aperto un meraviglioso museo a San Daniele Po, grazie all'apporto dei cittadini, perché sui sabbioni del Po, quando ci sono le piene, l'acqua corrente fa emergere dagli strati sepolti ossa di grandi vertebrati come mammut, elefanti, iena, è stato trovato di tutto. Ecco, ed è straordinario il fatto che normalmente se il volontario non viene in qualche modo appagato, per esempio questo direttore di museo, che è anche il sindaco del paese, fra parentesi, quindi capite che cosa voglio dire quando uno sa vedere e che cosa può veramente organizzare. Questo sindaco del paese ha visto che a casa sua aveva questo femore di elefante straordinario e l'ha convinto a consegnarlo, perché il femore è stato subito esposto. Cioè è molto molto importante il feedback, gratificare, perché le persone che sanno vedere diventano alleati e diventa una forza per la natura poter mettere insieme questi materiali che sennò andrebbero dispersi. Ecco. E quindi arrivo adesso ad altri aspetti. In Italia diciamo si è andata sviluppando proprio un'organizzazione del Citizens Science Italia, un'associazione che ha sede presso il Museo di Storia Naturale a Maremma, che è molto molto attivo anche insieme al MUSE, che è il Museo di Trento, e nel novembre scorso hanno iniziato a creare un network tra tutti i progetti, perché ce ne sono veramente tanti, sono sostenuti anche dall'Unione Europea. Qui proprio per dare, diciamo, risalto al fatto che questo Museo della Maremma è molto forte in questo senso, vi faccio vedere alcune delle iniziative che hanno creato, per esempio riconoscere i resti animali spiaggiati lungo le nostre coste. Allora il gruppo è come una sorta di, vanno tutti insieme e tutti insieme guardano e quindi si imparano, si fanno i confronti. Oppure per esempio lanciano un messaggio come questo: dobbiamo trovare questa specie molto rara. Vi faccio questo disegnino, vedete cosa dovete guardare per riconoscerla. Ecco, chi la trova ci dica dove e come, perché è molto importante. Oppure un altro progetto è questo che si chiama AIDA, animali intrusi dentro le abitazioni, e quindi un monitoraggio a scala nazionale degli organismi animali invertebrati e vertebrati che vivono nelle nostre case. Ecco, naturalmente ci sono poi delle piattaforme in cui tutti questi dati vengono inclusi. E sulla fotina di destra, per esempio, questa è quella moschina triangolare che trovate in bagno vicino al water, al lavandino. Ecco, perché l'ho messa? Perché quando uno comincia a incuriosirsi, dopo diventa curioso anche in casa sua, cioè non bisogna, cioè non è che c'è da andare solo nella foresta tropicale per vedere, ma il saper vedere è interessantissimo anche nelle cose più banali. Tante volte ho fatto corsi di formazione per le insegnanti, allora dico, la carota che tutti noi mangiamo, che parte è della pianta? Tutti la radice. E poi dico, ma se è la radice avrà un fusto, avrà delle foglie, le avete viste? Sì, alcuni dicono, sì, le abbiamo viste perché le vendono con le foglie. E poi dico, e i fiori come sono? Ah, ma perché hai i fiori? Allora le persone sono indotte a prestare più attenzione. Ma come? Cioè, come ha i fiori, mi dicono. E quindi se io dopo capisco che fiore ha, capisco che famiglia appartiene, tutto il resto. Ecco, indurre attenzione. E qui dopo parla sicuramente Leonardo, perché questo è il territorio. Quando sono stata direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, nel 2009, grazie a una storia incredibile, siamo riusciti sul Monte Perone, che è un'isola dentro l'isola, a fare questo santuario per le farfalle dedicata a una collega che poverina era morta, ed era stata la prima a rendersi conto che lì sotto, a pochissima distanza dal Monte Perone, c'era una stazione di presenza della zerinzia, una farfalla rarissima protetta dall'Unione Europea,
che sta dove c'è questa sua pianta nutrice velenosissima, e anche lei è velenosissima, la vedete qua. Ma di questo poi vi parla sicuramente Leonardo. Io finisco la mia cosa perché voglio che sentiate lui, perché lui è un protagonista autentico di queste. Io sono stata un'organizzatrice, diciamo, e regista. Lui è veramente molto bravo, perché è quello che accompagna anche lui per mano tante persone ad imparare e sa fare delle cose straordinarie. Allora, per esempio in Italia, sempre all'Università di Parma, io vi parlo di quello che conosco di più, abbiamo a zoologia Donato Grasso, che ha scritto un meraviglioso libro anche lui sulle formiche, che ha conosciuto Wilson, e hanno fatto questo laboratorio di birmecologia, un progetto di citizen science che è ormai finito da 5 anni, ha riguardato il fatto che il famoso parco ducale che vi dicevo prima è stato lanciato un appello ai cittadini: andate nel parco, quando fate un giro prendete una bustina e metteteci dentro una formica. Naturalmente i cittadini hanno portato queste formiche senza sapere che specie erano, perché le formiche non sono facili da classificare. Bene, gli scienziati dell'Università di Parma alla fine hanno fatto una checklist di 148 specie di formiche, grazie agli esemplari portati dai cittadini. Ecco, questo ve lo dico, The School of Ants, la scuola con le formiche, è da lì che poi si è sviluppato tutto un modo di lavorare con gli studenti universitari, di fare dei laboratori per far crescere il citizen science, proprio anche per coinvolgere gli studenti universitari, che un tempo facevano le campagne naturalistiche e che adesso possono avvalersi anche di queste cose. Ecco, per esempio una esperienza che molti parchi potete fare sono i bioblitz. Che cosa vuol dire? Per esempio sono sfide che nell'arco di 24 ore mettono a stretto contatto diversi specialisti, quelli che aderiscono, e i cittadini che partecipano a queste escursioni, che consentono di recuperare campioni e classificare sul posto moltissimi animali, ecco, o piante. Ecco, in questo modo le aree protette hanno un grande vantaggio, perché possono avere delle checklist aggiornate sempre sulle specie presenti, e queste checklist aggiornate sono utilissime per le valutazioni di impatto ambientale, per fare delle attività per esempio sui pareri che possono dare le aree protette, per le autorizzazioni in conformità del piano del parco e tutto quanto. E nello stesso tempo le persone si divertono un mondo, perché hanno a disposizione, toccano con mano questi specialisti che al volo possono insegnare loro come classificare le cose. Ecco, finisco ancora con alcune altre cose. Gli obiettivi di Citizen Science, questo lasciatemelo dire, sono veramente importanti per la tutela, perché chi sa vedere, chi impara a vedere, impara a capire la differenza tra una causa e un effetto. Come arginare la frammentazione degli habitat, come affrontare le richieste di riduzione degli ambienti naturali che vengono sempre da tutte le parti, come farsi garanti della tutela del patrimonio naturale, come evidenziare i rischi, i fattori di rischio che pesano sulle scelte, come salvaguardare gli elementi di valore, come dare significato. Se occhio non vede, cuore non duole, ma il naturalista vede, e quindi i naturalisti nelle pubbliche amministrazioni non ce li vogliono mai, chissà perché. Ma se i cittadini, senza essere dei professionisti, imparano a vedere, il gioco è fatto. E questo per me vuol dire tanto. Questo per esempio è un fiume su cui avevo lavorato tanto, e questi lavori li abbiamo fatti. Ecco, per esempio in questo caso avevamo trovato delle specie molto rare, abbiamo fatto conservazione ex situ, cose di questo tipo. Quindi qui ci sono ancora tanti elementi su cui dobbiamo puntare per migliorare le cose. L'unione fa la forza, perché è molto importante coinvolgere qui anche gli studenti in attività che sono di cura del territorio, per cui la collaborazione diventa veramente autentica quando ci possono essere proprio più segmenti messi insieme, pubblico-privato, studenti, adulti, nonni e nipoti. Ecco, questi sono aspetti veramente interessanti. Ecco, questa è la mia ultima, con questo io vi saluto, ho messo
questo lavoro che ho fatto per salvare le Berte all'isola di Pianosa, all'isola Le Berte Minori, all'isola di Montecristo, e vi saluto come nonna perché ai miei nipoti insegno la natura e quindi mi viene molto facile parlare anche con i bambini piccoli perché mi sono allenata. Ma vi voglio dire che Rachel Carson, di cui tutti conoscono Primavera Silenziosa, ha scritto questo bellissimo libro nel 1955 che ha prodotto la Amoca, dove spiega come riuscire a trasferire l'imprinting al nipotino portandoli in natura. Ecco, io penso che anche i nonni troverebbero una grandissima, diciamo, spinta a diventare cittadini di citizen science perché comprendendo il valore che può avere un nonno nella comunicazione, secondo me è proprio dare valore anche intergenerazionale e quindi alla socialità delle persone che partecipando a queste iniziative possono anche creare più coesione e avere una maggiore integrazione nel tessuto sociale. Ecco, vi ringrazio